Benvenuti o bentornati su Creazioni Digitali per un nuovo tutorial del nostro corso completo e gratuito di Affinity Designer. In questo video vedremo come esportare i file da Affinity. Ho preparato il logo di un'azienda immaginaria in diversi formati e poi ho disposto diversi oggetti all'interno della mia area di lavoro. Adesso vedremo come esportarli, prima da persona designer e poi utilizzando l'interfaccia dedicata all'esportazione. Persona esporta. Nel video trovate i capitoli per cui potrete passare tranquillamente all'argomento di vostro interesse. Per esportare un file, una tavola da disegno, un oggetto da persona designer, possiamo selezionarlo o eventualmente aprire direttamente il menu file e selezionare esporta senza alcuna selezione. È possibile anche utilizzare i tasti rapidi che sono riportati accanto alla voce e si apre la finestra di esportazione. In alto troviamo la casella per scegliere il tipo di file da esportare. Vedete, troviamo tantissimi formati: PNG, JPEG, PSD, TIFF, SVG, PDF. Naturalmente do per scontato che sappiate già la differenza fra queste estensioni e quando usarle, ma se siete interessati ad approfondire l'argomento scrivetelo pure nei commenti, farò un tutorial dedicato. Imposto quindi il formato che voglio esportare, ad esempio PNG. Sotto ci sono altre impostazioni da settare che cambiano a seconda del tipo di file scelto. In questo caso troviamo le caselle per impostare le dimensioni, il ricampionamento, cioè il processo di modifica della risoluzione dell'immagine, e il modo in cui Affinity aggiunge o rimuove i pixel per adattarli alla nuova dimensione. Sotto invece impostiamo se esportare l'intero documento e vedete che si aggiorna l'anteprima. È possibile anche selezionare una determinata area oppure una tavola da disegno. Sotto poi troviamo altre impostazioni avanzate per modificare o integrare il profilo colore e l'opzione per aggiungere i metadati. Clicco su Export e poi seleziono la cartella di destinazione. In questo modo ho esportato non PNG, che ritroviamo qui nella cartella che avevo indicato prima. Non è trasparente perché nel livello inferiore ho inserito uno sfondo colorato. Otterrei lo stesso risultato utilizzando una tavola da disegno non trasparente. In quel caso dovrei prima eliminare il colore di sfondo della tavola. Tolgo la forma ed esporto ancora e vedete che in anteprima abbiamo già la trasparenza e questo è il file esportato trasparente. Annullo e riporto com'era. Allo stesso modo da persona designer possiamo esportare un PDF. Seleziono la voce, vedete che sotto le opzioni sono cambiate. In questo caso imposto intero documento e lascio a 300 dpi. Sotto troviamo ancora altre caselle, ad esempio quella per eventualmente rasterizzare il documento, impostare la compatibilità, lo spazio colore e all'occorrenza inserire anche una password sia per l'apertura e una password per la stampa. Esporto l'intero documento e ottengo il mio PDF. Quando abbiamo la necessità di esportare più file contemporaneamente oppure esportare lo stesso file ma in diversi formati, possiamo utilizzare l'interfaccia dedicata all'esportazione che troviamo all'interno di Affinity. Persona esporta. La si attiva sempre dal pulsante in alto e si apre questa nuova interfaccia. Vedete che è simile alle altre, fatta eccezione per la barra degli strumenti che è molto scarna, troviamo soltanto pochissimi strumenti. A destra ritroviamo il pannello livelli, ma in veste completamente diversa rispetto a quello che conosciamo in persona designer. Troviamo all'interno i livelli delle tavole che contengono a loro volta i livelli dei vari oggetti e l'icona che indica se un determinato livello è stato esportato, e poi ancora le icone per nascondere o
visualizzare il livello stesso. Un elemento nuovo invece è il pannello opzioni di esportazione, che in genere si apre fra i predefiniti, ma in ogni caso sappiamo che i pannelli si aprono tutti dal menu finestra. Accanto alla voce modalità troviamo selezione e impostazioni predefinite, che contengono in pratica le stesse impostazioni, le stesse voci che abbiamo già visto prima nel pannello esporta. La differenza fra le due modalità sta nella gestione delle sezioni che vedremo adesso. Selezione permette di esportare parti specifiche del progetto con impostazioni diverse, mentre impostazioni predefinite mantiene l'uniformità nell'esportazione senza dover modificare manualmente ogni sezione. Vedete che Affinity ha già suddiviso le mie tavole da disegno, le riconosce come sezioni, e le sezioni in pratica sono delle aree da esportare all'interno di un progetto e vengono raffigurate con questi rettangoli blu e vengono create utilizzando lo strumento sezione che troviamo appunto sulla barra degli strumenti a sinistra, oppure utilizzando il pannello sezioni che apro. All'interno del pannello troviamo tutte le sezioni che sono state già create automaticamente, ad eccezione di queste due grafiche, che sono oggetti che ho disposto nell'area di lavoro senza creare una tavola da disegno, per cui Affinity non ha creato la sezione. Vedete che non hanno il rettangolo blu e quindi non sono all'interno del pannello sezioni. Dal pannello è possibile eliminare le sezioni cliccando sull'icona in basso e selezionando la sezione che si vuole eliminare, mentre le nuove sezioni si possono impostare manualmente. Basta attivare e trascinare lo strumento sezione sull'area da esportare. Le sezioni poi possono essere anche modificate trascinandole con il mouse oppure attraverso il pannello trasforma per stabilirne le dimensioni esatte. Anche dal pannello livelli è possibile creare delle sezioni. Ad esempio seleziono il livello o i livelli e cliccando in basso sull'apposita voce crea sezione, e vedete che crea in pratica delle sezioni perfettamente aderenti alle dimensioni degli oggetti selezionati. Bene, vediamo come esportare le sezioni. Attraverso il pannello è possibile esportare la singola sezione, ad esempio la prima, che comprende l'insieme delle tavole da disegno. Clicco sull'icona a destra, seleziono la cartella di destinazione. In questo caso mi esporta solo quella sezione, ma possiamo naturalmente fare anche delle esportazioni multiple attivando tutte le sezioni. Utilizzando il pallino che troviamo su ogni livello, le seleziono tutte. Vedete che sotto indica il numero di sezioni da esportare. Ma come vi ho anticipato, è possibile anche esportare contemporaneamente non solo più sezioni, ma anche più file di una singola sezione, diversificandoli ad esempio per dimensioni o per estensione. Ad esempio di questa sezione voglio esportare un PNG a 1x, poi ne voglio un altro a 2x e un altro a 3x, in modo che avranno delle dimensioni diverse uno dall'altro. E poi posso impostare anche ad esempio un SVG e così via, e lo posso fare per tutte le sezioni ed esportare quello che mi serve cliccando su esporta sezioni. Ha praticamente esportato tutto. Affinity permette anche di creare sezioni all'interno di altre. Ad esempio, questa tavola è già una sezione e contiene un set di icone. Esportandola così avrò solo un'immagine singola e non è quello che mi serve. Ho la necessità di esportare tutte le icone singolarmente. Apro il pannello livelli, vedete che ci sono dei raggruppamenti, uno per ogni icona, dove sono contenuti naturalmente i livelli che le compongono. Li seleziono tutti e poi clicco su crea sezione. In pratica si attiva il rettangolo blu attorno a tutte le icone e riaprendo adesso il pannello sezioni trovo le icone e posso cliccare su esporta. Scelgo la cartella di destinazione ed esporto il mio set.
Abbiamo visto un'altra funzionalità di Affinity. Fatemi sapere nei commenti se vi è stata utile o se volete approfondire l'argomento. Nei prossimi tutorial scopriremo altre procedure e tecniche per sfruttare al meglio questo potente software. Vi invito pertanto ad attivare la campanella per restare aggiornati. Anche per questo video è tutto, alla prossima, ciao!